Welcome to New York University, Casa Italiana Zerilli Marimò and Centro Primo Levi that is co-hosting this event here with us tonight. And this is an event that is part of the series of events that all the Italian, or the grand part of the Italian institutions in New York organize to mark International Holocaust Memorial Day, Giornata della Memoria in Italian. And since the moment in which we started observing this day with our friends of the Centro Primo Levi, it has never been just the commemoration, a memory. We do that. Remembering things is very important, and we try to do that well and every year. Remembering the names, remembering the facts. Remember, that's first and foremost what we do on the Giornata della Memoria. But it's also to provide tools to understand the past and to understand the present. Because the issues that we have been touching upon in these, how many years? 24, have spanned in all the aspects of social life, cultural life, political life. And today we have an opportunity to talk about a great Italian, Giacomo Matteotti. And we'll do this with the historian that more than anybody else in Italy and in the world really brought back Matteotti, that has a square in every city of Italy, has a boulevard in every city in Italy, and deserved. But that was sort of forgotten, and the name is there. Young people don't even know who he is. And what Professor Canali did was really to bring out Matteotti also with discoveries of new documents that nobody had seen and studied before him, that really turned upside down the understanding of the Matteotti case and of the personality of Matteotti himself. So we'll have time to talk about this with Mauro Canali and with Ruth Ben-Ghiat and Natalia Ndrimi. The evening is as follows. After these few words of mine, we're going to see a short film. After that, Professor Ben-Ghiat will do a sort of introduction. And after that, they will go to the stage with Professor Canali and Natalia Ndrimi for the conversation. And Ruth, of course. We are not going to bring her back. Just 2 words to introduce Professor Ben-Ghiat, and then little by little, they will introduce each other. Professor Ben-Ghiat, I'm not going to read because I know her pretty well. And she's a dear colleague, one of the most remarkable historians of contemporary Italy and Europe here in the States. She has always been able to find in her studies a side, an angle, a bent that nobody else found before her. And in these few years, these last year, a few years, that she devoted to the writing and the promotion, the presentation of her book dedicated to totalitarianism and authoritarian figures throughout the world, she has demonstrated a passion, a constance, a commitment to the defense of democracy that is not common to find anywhere. You might have seen her at CNN, MSNBC, and many other television channels. She has a weekly appointment with her readers in which they talk about the fundamental issues of democracy. What is democracy? Why is it important? How you keep it? So I believe that Ruth Ben-Ghiat embodies what I admire in a intellettuale pubblico, a public intellectual. That means a person that studies not only for her own growth and improvement, but because she believes that through her study, the world can become a better place. Thank you very much. Enjoy the evening. Questa mostra è dedicata al centenario della morte di Matteotti, avvenuta il 10 giugno 1924. È una mostra che vuole dare la misura dell'importanza del personaggio per la storia italiana. Lui è importante la sua morte perché provoca lo sviluppo del fascismo in funzione totalitaria. La mostra segue la biografia di Matteotti partendo dai suoi esordi politici e umani che sono nel Polesine. Lui guida le lotte contadine per un migliore trattamento del lavoro.
pur venendo da una famiglia abbiente, in un certo senso lascia quella classe e sposa gli interessi di questi contadini. Si avvia agli studi giuridici, si laurea a Bologna in diritto penale e subito dopo torna a far politica. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, lui comincia a farsi notare a livello nazionale nel Partito Socialista e soprattutto si fa notare perché lui si dichiara un convinto antimilitarista. Viene eletto 3 volte in Parlamento, nel 19, nel 21 e poi nel 24. Nel 30 maggio del 24 lui si alza alla Camera e denuncia come erano andate le elezioni dell'aprile del 24, cioè caratterizzate da brogli e violenze del fascismo. Si è un po' tutti d'accordo sulle responsabilità di Mussolini come mandante, poi ci si divide sul movente. Molti dicono che il movente sta nel discorso del 30 maggio. Mussolini aveva capito che Matteotti era un ostacolo a un'eventuale conquista del potere, quindi era meglio liquidarlo subito. C'è un'altra componente storiografica che sostiene il movente affaristico. Matteotti, l'11 giugno, si accingeva a denunciare la corruzione nell'accordo con cui il governo Mussolini dava il monopolio per la ricerca del petrolio in Italia alla Sinclair Oil. Qui c'è un articolo di Matteotti che appare postumo su una rivista inglese, English Life, dove lui dice che la corruzione tocca alti gradi del governo e del partito fascista. La dinamica stessa del delitto fa capire che il movente solo politico non risponde a tutti gli interrogativi. Perché ucciderlo con quella fretta? Era chiaro che era legata a quanto sarebbe avvenuto il giorno dopo, quindi lui non doveva parlare. Io ho voluto dedicare l'ultima sala alla memoria di Matteotti e a ciò che lui ha lasciato in eredità a chi si batteva per la libertà e per l'antifascismo. Quando venivano arrestati antifascisti e venivano perquisite le case, in genere si trovava sempre da qualche parte nascosto l'immagine di Matteotti. Un altro momento particolare è la Seconda Guerra Mondiale con la Resistenza, con brigate che si rifanno al nome di Matteotti. Ritengo essenziale il messaggio di Matteotti per oggi, per ieri e per sempre. Chi sta dalla parte della democrazia, della libertà di pensiero, non può che stare con il pensiero di Matteotti. So thank you everyone for coming, and it's I think about Matteotti almost every day, actually, and we'll get into why that is. So I'm really pleased to be here on this panel with my dear friend and colleague Natalia Indrimi, who's director of the Centro Primo Levi, which is really a reference point for engaged, cultural activity and about the memory of failures of democracy, of resistance, of course, Primo Levi, and so that's
a really good component and important to remember. And then we have our guest of honor tonight, Mauro Canali, who is professor of contemporary history at the University of Camerino. And he's really one of the most important historians working today. And I have learned so many things from him consistently. He's broken new ground. He tends to work on things that other people are not working on, things that for other regimes there's lots of studies on. And so, for example, he's written books on spies under fascism, on the political police, and he's really importantly written on corruption. And these are very vital subjects, but there wasn't that much written on them for the fascist era. And Professor Canali is a tenacious archive researcher. He goes in there, and this is how his project about Matteotti was able to succeed. He gets documents that others don't get. He finds things. He goes, in this case, he had to go abroad to get the documents about Matteotti. And anyone who's worked in Italian archives knows there's a lot of obstructionism. There are many things that Italian archivists and don't want you to see. And I've been in many archives myself where the most important things in the old-fashioned, if they still had a book or a written catalog, it would say mancante. It's missing, right? So Mauro was able to do this research about, and we'll talk during the discussion, how he was able to do this research with Matteotti's papers. And really one of the most important lessons of Matteotti today is that, yes, he was the head of the political opposition. Yes, he was incredibly charismatic. I think you got a sense from the images. And so the old school line was that he was killed because he was the head of the political opposition and he was a charismatic leader. But that's the political explanation. What Mauro added was the story about corruption. And in particular, Matteotti, when he was killed, was getting ready to do a speech in Parliament to denounce this kind of corrupt dealings of the Mussolini family, because fascism and authoritarianism is about privatizing power. And it was the Mussolini family, the brother, not just the party. And he was getting ready to denounce these kind of dealings with an American oil company. And that is what got him killed. And if we go through the history of authoritarianism and see who the victims are, who do they go after? They go after journalists. They go after the political opposition. But one of the most dangerous things to be, and I write about this in my book Strongmen, is somebody who's denouncing corruption, because that's what they really care about. And so if you know the scene today in Putin's Russia, Boris Nemtsov was an opposition politician, but he was killed because he was an anti-corruption researcher. The person he mentored, Alexei Navalny, also had political ambitions, but he was an anti-corruption researcher, and that's why he was killed. And so I see Matteotti, who died in 1924, as the beginning of this kind of history of speaking, wanting to speak truth and being silenced brutally. And the last thing I'll say is it's a very contemporary tale where the killing of Matteotti and the discovery of the body and the realization of many people that Mussolini might have had something to do with it, it was a stain on fascism. It opened a kind of window where Mussolini eventually was being pressured to step aside because he was a prime minister. He wasn't yet a dictator. And it was this pressure on him. He was being investigated. And we all know what strongmen do when they're being investigated. They get desperate.
and he had too much to lose. And so it was because of this, discoveries the crime was botched, and it was pointing to Mussolini. That's when he declared dictatorship. So Matteotti's story is really like part of the trajectory to dictatorship in a way that's really incredible. So his life and his contribution were fateful in every sense. So I'm really pleased to talk about this today. So shall we come up to the stage? Okay. So we're going to be translating, and we'll talk with Mauro, and we'll translate, and we'll ask him questions, and we'll do a bilingual thing. Buonasera a tutti. Per prima cosa, scusatemi che uso per il mio italiano, ma purtroppo non conosco la lingua inglese in modo approfondito da consentirmi una conferenza. Per cui scusatemi, cercherò di parlare un pochino lento, un pochino tranquillo per arrivare. Poi spero che la traduzione dell'intervento aiuti molto a capire. Io per prima cosa intendo ringraziare gli organizzatori dell'evento, Stefano in particolare, e poi i colleghi ed amici che mi affiancano, la professoressa Ruth Benghiatte e la dottoressa Indrimi del Primo Levi Center, e naturalmente ringrazio tutto il pubblico presente. Perché è importante il delitto Matteotti? Al di là del fatto che si trattò di un crimine odioso, che colpiva uno dei più prestigiosi e coraggiosi politici antifascisti. Dal punto di vista storico è importante perché più in generale rivelava drammaticamente alcuni passaggi storico-politici in cui si trovava in quel momento l'Italia. E vediamo di accennare ad alcuni di essi. La prima cosa è il clima in cui nacque il delitto. Il clima in cui nacque il delitto aiuta a capire lo sviluppo e le caratteristiche criminali del primo regime totalitario dell'età moderna, il fascismo, che rappresentò poi un modello per gli altri regimi totalitari che seguiranno, anche il nazismo. Sappiamo che Hitler considerava Mussolini il suo maestro. Evidenzia allo stesso tempo la precarietà di un regime democratico moderno, come era l'Italia nel 24, e i pericoli che nei suoi momenti di difficoltà un regime democratico le provengono dai sempre presenti rigurgiti autoritari. Quindi la democrazia non è un valore assoluto che una volta conquistato è lì in eterno. La democrazia ha sempre i suoi nemici e nei momenti di debolezza i suoi nemici emergono. Ecco, l'Italia nel 1924 si trova in questo frangente, una democrazia in grande difficoltà. Il delitto Matteotti aiuta anche a comprendere i processi che possono portare alla fine di un regime liberal-democratico moderno e quelli che regolano il trapasso dal regime democratico a un regime totalitario. Quindi lo studio del delitto Matteotti aiuta a capire questo, il trapasso che avviene da un regime democratico a un regime totalitario. Il contesto che precede il delitto Matteotti è profondamente influenzato dagli effetti della guerra, parliamo della Prima Guerra Mondiale, e soprattutto dai riflessi che tra le masse lavoratrici occidentali della rivoluzione bolscevica del 1917. I forti movimenti socialisti e le organizzazioni sindacali dell'epoca si presentano drammaticamente divisi tra chi vorrebbe imitare il modello bolscevico, il modello sovietico,
e abbattere i regimi capitalistici con la violenza, e chi intende seguire la via del consenso, cioè giungere gradualmente a una società socialista riformando il modello capitalista. Matteotti è con questi ultimi. Matteotti è un riformista, un gradualista, è contro la violenza politica, odia la violenza politica ed è contro i regimi totalitari. La sua grande intelligenza politica gli consente di capire molto presto la natura stessa del movimento fascista. Ne capisce subito la natura eversiva e antioperaia e lo combatte accanitamente. Egli viene eletto deputato nelle elezioni politiche del 19 e siederà ininterrottamente in Parlamento fino alla sua morte, il 10 giugno del 24. La sua breve vita di parlamentare sarà dedicata alla lotta per migliorare le condizioni economiche della classe operaia e per contrastare il fascismo, che sta crescendo di forza anno dopo anno. Egli ha riconosciuto nel fascismo l'avversario da battere, ma il fascismo ha riconosciuto in lui il principale tra i suoi nemici. Anche dopo la conquista del potere da parte di Mussolini, la marcia su Roma del 28 ottobre del 22, Matteotti continua, non defletterà mai nella sua battaglia antifascista. Il fascismo era andato al potere con la marcia su Roma, lo sappiamo, e soprattutto con la complicità del re, che si era opposto al progetto di usare lo stato d'assedio per disperdere l'azione eversiva fascista del 28 ottobre del 22. Il re si era rifiutato come avrebbe dovuto, proclamare lo stato d'assedio di fronte a pericoli che venivano allo Stato stesso. Ma in Parlamento i deputati fascisti erano in netta minoranza. Quindi con la marcia su Roma, quando i fascisti prendono il potere, in Parlamento hanno una rappresentanza minima, 35 deputati. E Mussolini al governo aveva quindi la necessità di rafforzare la presenza fascista. Non si poteva governare con 35 deputati. Aveva perciò promulgato una legge maggioritaria che consentiva alla coalizione politica che avesse raggiunto un minimo del 25% dei voti a ottenere i 2/3 del Parlamento, quindi una schiacciante maggioranza con il 25% dei voti. Quindi le elezioni aveva subito sciolto il Parlamento e nelle successive elezioni del 6 aprile 1924 la coalizione organizzata dal capo del fascismo aveva ottenuto la maggioranza e quindi godeva di una maggioranza parlamentare schiacciante, cioè i 2/3 dei seggi parlamentari. Matteotti era anche un leader molto moderno rispetto ai leader socialisti dell'altra generazione. Da tempo aveva preso a viaggiare, stabilendo forti contatti con i partiti socialisti riformisti più maturi del nord Europa. Uno di questi viaggi era stato molto importante per Matteotti. Nella seconda metà dell'aprile del 24 era stato a Londra a incontrare i leader laburisti inglesi, da poco al governo. Avevano vinto da poco le elezioni e c'era il governo MacDonald, un governo laburista, quindi un partito affine al partito di Matteotti. In questi incontri, nel corso dei quali aveva parlato anche di alcune iniziative del governo Mussolini, che secondo lui avevano in sé elementi poco chiari, facendo esplicito riferimento alla cosiddetta Convenzione Sinclair-Oil. Ne ha parlato il documentario stesso. Cioè un accordo con cui il governo fascista aveva dato in concessione a questa compagnia petrolifera americana Sinclair Oil l'esplorazione per ben 50 anni, quindi l'esclusiva per 50 anni, del sottosuolo italiano.
e in prospettiva delle sue colonie, quindi Libia, Eritrea, Somalia, a condizioni così vantaggiose per gli americani da considerarsi una vera e propria regalia. Matteotti sospettava dietro tutto ciò pratiche di corruzione che portavano direttamente a Mussolini, il vero sostenitore dell'accordo. Mussolini voleva a tutti i costi quell'accordo con la Sinclair Oil. Matteotti, rientrato dall'Inghilterra, aveva subito mostrato una particolare attenzione all'accordo tra fascismo e Sinclair Oil, tanto che aveva preso a correre voce negli ambienti parlamentari che egli, nel corso del suo intervento sul bilancio del governo, previsto l'11 giugno, e avrebbe denunciato con grande forza la corruzione che a suo avviso giungeva ad alti gradi del partito e del governo fascista. Adesso sappiamo, grazie ad alcuni documenti, che Mussolini aveva indagato in modo particolare sugli scopi del viaggio di Matteotti a Londra e che aveva attivato la diplomazia per sapere chi Matteotti avesse incontrato e di che cosa avessero parlato. Inoltre, vi sono documenti che provano che il governo era molto allarmato e sapeva che Matteotti avrebbe parlato quell'11 giugno anche dell'accordo stipulato con la Sinclair Oil. Prima del 10 giugno, prima del sequestro, c'era stata l'apertura del nuovo Parlamento, il 30 maggio, e già Matteotti lì si era alzato e aveva pronunciato un discorso molto coraggioso di denuncia di brogli e violenze che avevano seguito la campagna elettorale dell'aprile del 24. E aveva sottolineato puntigliosamente tutti i casi di brogli e di violenze di cui erano state oggetto le opposizioni. Il 10 giugno, mentre usciva di casa per recarsi alla biblioteca della Camera, dove stava preparando un suo discorso sul bilancio del governo Mussolini, che avrebbe dovuto tenere il giorno dopo, veniva assalito e rapito da un gruppo di membri della Ceca fascista. Una polizia segreta voluta da Mussolini all'indomani della sua presa di potere. I suoi miseri resti, i resti di Matteotti, verranno ritrovati 2 mesi dopo, il 16 agosto, in un bosco a una ventina di chilometri da Roma. Che cos'era la Ceca fascista? La Ceca è la polizia sovietica. L'aggettivo fascista voleva dire che rassomigliava a quella polizia, ma diciamo era al servizio di un governo fascista. La Ceca fascista era una sorta di polizia segreta costituita da Mussolini, che la gestiva attraverso 2 dei suoi più fidati collaboratori, Cesare Rossi e Giovanni Marinelli. La Ceca nasceva per esercitare violenza sugli oppositori più intransigenti al regime fascista. Era costituita da squadristi fascisti tra i più fedeli a Mussolini e guidati da questo Amerigo Dumini e da Albino Volpi, 2 delinquenti, 2 criminali che già si erano messi in evidenza in precedenza. I 5 uomini della Ceca che il 10 giugno rapirono Matteotti erano guidati appunto da Dumini e Volpi, da questi 2. Il sequestro avvenne alle 16 in pieno giorno sul lungotevere Arnaldo da Brescia. Usciva di casa, lo aggrediscono, lo tramortiscono, lo buttano in un'auto, in una lancia e se lo portano via. Sul mandante non vi sono dubbi oggi. I documenti giudiziari che oggi sono a disposizione degli studiosi sono molto chiari. Il delitto lo volle Mussolini e venne eseguito fedelmente dai sicari della Ceca fascista. Quindi sul mandante oggi gli studiosi più o meno al 90% sono tutti d'accordo che il mandante fu Mussolini. Ma che cosa indusse Mussolini a ordinare? Diciamo che per gli studiosi che non vogliono e non possono venire a Roma a consultare gli atti giudiziari originali conservati all'Archivio di Stato di Roma, possono recarsi a Londra,
dove ne esiste una copia negli archivi della London School of Economics. Quindi gli atti giudiziari che sono a Roma in originale hanno una copia fedele a Londra. Fu Giuseppe Emanuele Modigliani, avvocato di parte civile della famiglia Matteotti al processo Matteotti, è importante deputato socialista, amico tra i più cari di Matteotti, a farlo giungere a Londra. A Gaetano Salvemini, allora in esilio. Si tratta di una copia fedele degli originali, quindi ci sono gli originali a Roma e questa copia a Londra. Ma cosa indusse Mussolini a ordinare l'uccisione di Matteotti? Soprattutto il timore di una denuncia di corruzione che toccava lui e la sua famiglia e che riguardava appunto l'accordo con la Sinclair Oil. Lo dicono chiaramente due documenti e indirettamente altri documenti che delineano una dinamica del delitto che non può essere spiegata in un modo diverso dai timori della denuncia. Uno dei due documenti è un articolo dello stesso Matteotti, si è vista una immagine qui sul documentario, uscito postumo nel luglio del 24 sulla rivista di Londra English Life. L'articolo uscì con il titolo Machiavelli, Mussolini and the Fascism. Non abbiamo il testo italiano, ma abbiamo ovviamente quello inglese pubblicato dalla rivista. In esso Matteotti era molto chiaro. Non solo non credeva all'indipendenza della Sinclair Oil, cioè come si presentava la Sinclair Oil, una compagnia petrolifera indipendente dai grandi trust del petrolio, cioè la Standard Oil, per capirci, che riteneva al contrario Matteotti una compagnia che stava operando segretamente per gli interessi della Standard Oil. Egli scriveva appunto che la Sinclair Oil è connessa con la piovra Standard Oil. In questo articolo su English Life dice esplicitamente: la Sinclair Oil non è vero che è una società indipendente, ma sta operando segretamente per gli interessi della Standard Oil. Ma inoltre che vi era stata nella stipulazione dell'accordo corruzione che giungeva a toccare alti livelli del fascismo. Quindi in questo articolo lui dice esplicitamente: io so che c'è stata corruzione. E non solo ammetteva la sua consapevolezza e la sua conoscenza, ma diceva pure che questa corruzione toccava gli alti gradi del governo e del partito fascista. Sulla volontà da parte di Matteotti di denunciare la corruzione che era dietro l'accordo governo fascista Sinclair Oil lo rivelava The Day Herald, cioè il giornale, l'organo dei laburisti inglesi, che a pochi giorni dal rapimento del deputato socialista rendeva noti alcuni temi che Matteotti aveva discusso con i dirigenti laburisti in questo viaggio a Londra. Il 17 giugno, quindi a 7 giorni dalla sparizione di Matteotti, con un articolo dal titolo Crisis over Italian MP Murder, il Foglio laburista riferiva testualmente che Matteotti, durante la sua permanenza nella capitale britannica, aveva loro confidato che stava per denunciare un grosso scandalo legato alle concessioni petrolifere. Quindi lui a Londra, ai suoi amici laburisti, dice esplicitamente quello che avrebbe fatto rientrando in Italia. Ma il giornale laburista inglese, Daily Herald, andava anche oltre. Pochi giorni dopo tornava sull'argomento. Quando tornava sull'argomento con un articolo il 26 luglio dal titolo Revelations for which Matteotti died, per precisare che in quell'accordo erano stati dati ad Arnaldo Mussolini, quindi il fratello di Benito Mussolini, ed ad altri politici fascisti ben 30 milioni. Quindi il Daily Herald era molto preciso nelle accuse e addirittura sull'entità della cifra che era passata. Dalla prigione, perché gli assassini vennero arrestati subito e messi in prigione, ma
dalla prigione Dumini, il capo degli assassini, non cessò mai di minacciare Mussolini, indicandolo come il mandante del delitto. Dumini chiedeva la immediata... C'è una corrispondenza segreta attraverso lettere che Dumini dalla prigione riesce a far arrivare a Mussolini e che sono state intercettate e sono a disposizione oggi negli archivi. In queste lettere Dumini faceva segretamente giungere al capo del fascismo. Una di queste scriveva esplicitamente di sé e degli altri assassini, del gruppo degli assassini in galera. La nostra situazione non ci permette purtroppo altra alternativa, quindi minacciava Mussolini di parlare. E dobbiamo difenderci perché non intendiamo andare incontro ad una terribile e irrimediabile punizione per un delitto da noi commesso. Quindi c'è l'ammissione che loro hanno commesso il delitto, da noi commesso certamente, ma che ci fu imposto e che noi eseguimmo come tanti altri prima di quello. Addirittura Dumini dice che prima di questo delitto ne avevano commessi tanti altri. Noi lo eseguimmo con cieca disciplina e dopo che ci fu garantita in modo assoluto qualsiasi immunità penale. Questa, non so se la chiamate la pistola fumante, questa è la pistola fumante delle responsabilità di Mussolini. L'assassino minaccia Mussolini: se non mi tiri fuori di prigione io parlo, e se parlo dico come sono andate le cose. Voi avete ordinato, io ho eseguito. Quanto ai soldi della corruzione che fossero stati versati al fratello del capo del governo, cioè ad Arnaldo, che era l'affarista del duo Mussolini, che si muoveva ovviamente all'ombra del potere garantito dal fratello Benito, lo sappiamo da un altro importante documento, una lettera testamento, sempre di Americo Dumini, dell'assassino. Lo sappiamo da un altro, e quindi che era il capo operativo della cieca fascista, come è stato detto. Quando Dumini uscì dal carcere, capì che per i delicati segreti inerenti al drammatico crimine la sua vita correva gravi pericoli. Mise perciò in salvo le sue memorie riferentesi al delitto, spedendo il suo testamento a 2 avvocati texani a San Antonio e rendendo noto a Mussolini che se gli fosse accaduto qualche strano incidente, gli avvocati avevano ricevuto ordini di rendere pubblico il testamento. Il documento è ora negli archivi dell'FBI e si può consultare. Cito uno dei passaggi che riguarda il delitto Matteotti, un passaggio di questo testamento. Dumini riferisce che l'ordine di uccidere gli pervenne da Giovanni Marinelli, uno dei 2 responsabili politici della cieca fascista, e che l'omicidio veniva ordinato per impedire a Matteotti di tenere il famoso discorso l'11 giugno. Quindi il testamento di Dumini è chiarissimo. Sul movente Dumini precisava che negli ambienti fascisti si dava per certo che l'imminente offensiva parlamentare di Matteotti contro il governo Mussolini, quella dell'11 giugno, si sarebbe sviluppata, e cito testualmente, tanto sulla politica finanziaria quanto sugli scandali affiorati e poi assopiti sulla faccenda del petrolio. E qui torna di nuovo il petrolio. Quanto alla necessità di uccidere Matteotti, Dumini scriveva di una, cito, minacciosa presenza del dossier sul petrolio di cui si temeva la presentazione in Parlamento. Aggiungeva che la necessità di sopprimere Matteotti era rafforzata dalla voce che circolava che il deputato socialista fosse venuto in possesso, e cito sempre, delle prove di certi imbrogli nei quali si mescolavano in una promiscuità maleodorante e abbastanza lacrimevole un certo affare di petrolio, torniamo sempre,
di borsa di cambi in cui sembrava implicato perfino il fratello del capo del governo. E quindi torna di nuovo Arnaldo Mussolini. Dumini quindi minacciava Mussolini di rivelare i retroscena del delitto e chiedeva la giusta ricompensa, che non tardò a giungere. Dumini venne spedito in Libia a condurre lo Schiaffari, grazie ai quali in breve divenne in Libia il colono italiano più ricco, proprietario di fattorie e di estesi terreni. Lui diventa un milionario dell'epoca. Un milionario dell'epoca. Grazie. Sounds very contemporary, doesn't it? Right? And and basically, so I mentioned before that this this whole thing then put Mussolini on the defensive, and so for the fall of 1924, and especially at the end of 1924, there were the opposition, because he'd been already a really authoritarian prime minister of a democracy, trying to wreck democracy. And so the opposition was really hammering him because there was still some free press. And so this is where he was facing calls to resign. So as I said before, then the parliament breaks for the Christmas break, and on January 3rd, the first day they come back, he declares dictatorship to save himself, right? And he gives a speech that is so chilling, and he says, if fascism has been a criminal association, well, I'm the head of that association. And so he just puts it out there. And that's his, and there's more to it, but that's his declaration of dictatorship. And the last thing I want to say is a few months later, he issued a blanket pardon for all the, quote, political criminals who had helped him get to power. Now, he'd already, as Professor Canali said, he'd already amnestied Dumini, but all the other ones, all the squadrists, the people who created this climate of violence, they were all pardoned. So it was a blanket pardon, and autocrats like to do blanket pardons because it indebts people to them. So it's another cycle of history. Allora, una storia incredibile. It's an incredible story. Do you want to ask a question? So I think I just wanted to ask first questions on how did you identify that at the time of your first research on Matteotti, the court papers were not open in Italy; they were still classified. How did you learn that there was a copy in England? I mean, I think this is important because there were already a lot of socialist expatriates in France and England at the time of the Matteotti murder. Quando ho iniziato questa ricerca su Matteotti, il mio maestro Renzo De Felice più volte mi aveva ripetuto che c'erano documenti che lui non aveva potuto trovare, ma che avrebbero dato risposte molto importanti alle responsabilità di chi aveva ucciso Matteotti. When I started my research, my professor Renzo De Felice had told me that there were documents abroad that he had not been able to find, but that would have shed light on the Matteotti murder. Io, quando ho iniziato la ricerca su Matteotti e sull'assassinio, sapevo che c'erano documenti, sapevo perché era noto, che gli atti giudiziari, quindi tutta la documentazione raccolta dai magistrati durante le indagini e durante tutta l'istruttoria, che durò 6 mesi,
gli ultimi 6 mesi del 1924, erano stati raccolti, stavano all'archivio di Stato di Roma, ma non erano consultabili, perché per una legge archivistica italiana dovevano passare 40 anni, ma nel caso di Matteotti 70 anni, perché era un fatto di sangue. When I started the research, I knew that the very extensive investigation that had followed the murder and that had lasted about 6 months after it, and we are present at the Italian State Archives, but we're not open to consultation because of a law, of Italian law that prohibited to open public records 40 years, with less of 40 years. That had happened less than 40 years before. In the case of Matteotti, 70 years, because it was a crime. Sì, ma leggendo Salvemini che ha scritto molto sul fascismo e sul delitto Matteotti si stava interessando molto, avevo capito da alcune cose che citava che esistevano documenti che lui stava citando ma non erano noti, quindi documenti suoi. So as I was reading Gaetano Salvemini's work, I understood that he had access to some documents. Salvemini was had a great concern for the history of the Matteotti murder, and I knew that he was citing documents that could not be the documents from the Italian State Archive, but had to be others. Sì, la chiave di tutto fu quando Salvemini, che stava a Londra e insegnava alla London School of Economics, viene chiamato a Boston, all'MIT, ad insegnare all'MIT, e lui lascia a Londra molti dei suoi documenti. Quindi l'idea che comunque tra questi documenti ci fossero anche documenti riguardanti il delitto Matteotti l'avevo quasi con certezza. So the idea came to me when I learned that Salvemini had moved from the London School of Economics to MIT, and information was published that he had left some of his papers at the London School of Economics, and so I thought that something on Matteotti could be there. Quindi sono andato a Londra e sono andato alla London School of Economics chiedendo se ci fossero documenti di Salvemini, e con mia grande sorpresa sono usciti fuori con un carrello con 8 binder enormi di documenti, e questi documenti mi resi subito conto che erano una copia microfilmata e poi sviluppata dagli inglesi, da Salvemini probabilmente, di tutti gli atti giudiziari, dal primo giorno, da quando Velia, la moglie di Matteotti, denuncia la scomparsa, fino al processo di Chieti. So when I went to the London School of Economics and I asked for documents, they came out with 8 enormous binders, and I immediately realized that these were photographs that of the original court records, beginning from the denunciation of the kidnapping made by the wife, by Matteotti's wife, all the way to the end of the trial in Italy. This is like the lifetime dream of any historian. Can you imagine? No, ma Dobbiamo fare un film su... il paradosso è che ho dovuto scrivere un libro con i documenti inglesi perché in Italia non mi facevano consultare i documenti originali. The paradox or the irony is that he had to write the book with the documents he found in England because in Italy they wouldn't let him see them, which is familiar to many of us who work in Italy. I wonder if you want to say something about Giuseppe Emanuele Modigliani and who he was and why he's so relevant to this story, because he was a major, also was very much in the reformist camp of socialism. Giuseppe Emanuele Modigliani è un personaggio molto importante della vicenda Matteotti, era forse il suo amico più caro, diciamo, quello di cui si fidava di più, molto amico anche della moglie. Non a caso la moglie denuncia subito
a Modigliani la sparizione del marito e Modigliani comincia a muoversi, a darsi da fare e sarà l'avvocato di parte civile della famiglia Matteotti al processo. Non arriveranno al processo perché Velia, la moglie di Matteotti, cioè non arriveranno come parte civile, perché Velia, appena si rende conto che il processo stava diventando una farsa, scrive una lettera al presidente del tribunale dicendo: mi tiro fuori perché non voglio partecipare a questa farsa. Quindi loro non saranno, la famiglia non sarà parte civile al processo, ma fino al 26 Modigliani sta dentro. Ma c'è un fatto importante. So Modigliani was a close friend of the family and a major socialist leader. Was much older than Matteotti, and probably the closest friend of the family. He represented as a lawyer the family at the trial until Matteotti's wife decided that the trial was turning into a farce, and so she wrote to the president of the court that the family would no longer be part of it. A Modigliani dobbiamo il salvataggio dei documenti, perché Modigliani aveva un'amicizia in campo della diplomazia, conosceva attraverso Zanotti Bianco, un altro leader antifascista, il fratello di Zanotti Bianco era un diplomatico, quindi quei documenti, lui microfilmerà i documenti e li farà arrivare a Londra attraverso il corriere diplomatico, ironia. So apparently Modigliani was able to have the documents microfilmed and sent to London through diplomatic courier. But Modigliani himself left Italy because his studio was raided by the fascist squads. Si fece tutto. And he realized that it was he would have been next in line. Again, Modigliani was a much older figure. He was born in the late 19th century in Livorno. Was the founder of the first union in Italy, the Glass Workers Union, and was also a very international figure. During these early years, he had, already had very strong relationship with the International Socialists and with socialist parties both in England and France, and was among the first to really salute the New Deal, Roosevelt New Deal, as a possibility for the moderates. Section of socialism that he was part of. He wrote extensively for the new leaders here in the States, and once the dictatorship had taken shape, he also came here. He came for the anniversary, a very big anniversary of Local 89. He worked with Dubinsky to raise money for the anti-fascist movement in Italy, and I think that's an interesting. When he arrived in '34. The salute of the Italian sector of Local 89 had a very big poster, and when they welcomed him, they had a poster saying, "Welcome, Compagno Modigliani. We remember Matteotti." And so this was a very, the international element of these figures was very, very strong, and I think that is important to keep that in mind. So, io volevo fare una domanda. Come tutta questa vicenda, come ha influenzato Mussolini? Cioè, lui ha vissuto questo tentativo quasi di esporre la sua corruzione, ha quasi perso tutto, no? E toccava il fratello, l'amato fratello, e poi l'esperienza di Dumini, questo tepista Dumini, che li minacciava, how do you say, blackmail, e quindi come vorrei sapere, and I'm going to translate it, I'm asking how all of this influenced Mussolini, because he lived through almost being exposed for the corruption and almost losing everything that he had built. And he'd been prime minister, remember, for years.
And he'd done that fraudulent law that Professor Canali described, which, by the way, Orban did a similar law, where if you get a little bit more of the vote, you get like 2/3 of the seat in parliament. And then he lived through this thug, Dumini, trying to blackmail him. So he lived through all of this, and he really almost lost everything. And then he did the leap into dictatorship. E quindi come li ha Ha ucciso? reagito con il colpo di Stato, diciamo con il colpo di Stato, con il discorso del 3 gennaio del 25, in cui lui si assume tutte le responsabilità, il famoso discorso. Noi storici facciamo partire la nascita o comunque l'inizio della costruzione del regime totalitario da questo discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925. So he responded with a kind of coup, a kind of authoritarian takeover with the January 3rd proclamation or speech where he took responsibility for all the criminal acts. He was kind of saying, like, if it's been, a criminal organization, that's just too bad. Now I'm in charge and I'm the head criminal. So it was an admission, but also saying there's nothing you can do about it. Now we're a dictatorship. Sì, poi occorre anche aggiungere che il processo verso il regime totalitario non è immediato. Il 3 gennaio c'è l'annuncio, cioè Mussolini dice esplicitamente intanto, e poi fa anche una dichiarazione che adesso appare anche ridicola, dice: se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo. E dice anche: mi assumo tutte le responsabilità di quanto è accaduto fino ad oggi sul piano politico, sociale e non penale. So he didn't only say, if fascism is a corrupt or criminal organization, I'm the head, the capo. He also said that I take full responsibility for everything that has happened since its founding. And this was partly Mauro saying it can sound ridiculous. He was partly, putting himself as the man of destiny who planned all of this. Oh, I knew this would happen, and I kind of, this is, I'm like a world historical figure, right? But he was also, again, he's taking responsibility for the corruption, for all the horrible violence, and saying, I'm the capo, though. I'm untouchable now. And then he pardons all the thugs. So that's, and Mauro was saying also, but the regime didn't happen immediately. That you had the declaration, and then it took, some time for the laws, the public safety laws and all that. I have a question. If the oil was the tipping point, was what really motivated Mussolini in the Matteotti murder. So there is something else. It was not just Mussolini wanted to subvert democracy, but there is an industry needing oil and money and providing money to Mussolini to pursue that road. Non c'è dubbio che la costruzione di uno Stato totalitario non può avvenire per responsabilità di un'unica persona. C'è un contesto attorno che favorisce. Occorre anche ricordare le paure indotte in ceti borghesi dalla rivoluzione bolscevica. So obviously it's not the work of one person, and there is a context in which the slipped into dictatorship happens, but we need to remember the fears that the Bolshevik revolution induced into the Western middle class. Sì, diciamo che il Partito Socialista ha delle responsabilità, anche grosse. Le responsabilità sono che non scioglie alcuni nodi. Il movimento operaio, non guidato, diceva esplicitamente, una parte del movimento operaio diceva: vogliamo fare come in Russia, quindi vogliamo fare la rivoluzione. Mentre c'è un'altra parte, e Matteotti è fra questi, che diceva l'Occidente
non può mutuare i modelli rivoluzionari dall'Unione Sovietica, perché l'Occidente ha sono paesi con una struttura, una storia diversa, e quindi non possono assolutamente, come dire, importare modelli rivoluzionari dalla Russia. So the Socialist Party was split in two sections. One claiming that the working class would achieve equality and power with the same means that had been used in the Soviet Union, that are brought to the creation of the Soviet Union, and another part that wanted to reform the capitalistic democracies, and thought that it would have been impossible for the Western structures to do what had been done in Russia, and that reforms were needed to improve the condition of the working class, achieve equality and rights. Should we take some questions from the audience? No, posso fare una battuta su questa cosa, ma Certo. rapida. Certo. I tentativi autoritari, i tentativi, diciamo, dell'uomo autoritario avvengono sempre quando gli avversari sono divisi. Il Mussolini poté giovarsi di un movimento di opposizione diviso in 3 tronconi: Partito Comunista, Partito Socialista Massimalista, Partito Socialista Riformista, che si odiavano, si combattevano, e in queste divisioni Mussolini si è infilato. E guardate che il modello Mussolini sarà pure seguito da Hitler, perché quando Hitler prenderà il potere, in Germania c'erano socialisti e comunisti che assieme avevano una netta maggioranza. Okay, so authoritarians are always able to make headway when the opposition is divided. So unity of opposition, and this is, if you're studying democracy now, this unity of opposition is important. And in Italy at the time, the opposition was divided into communists and then the 2 types of socialists, the revolutionary socialists and the reformists. And they hated each other, and they wouldn't work together. And so Mussolini was able to capitalize on this. Also, I'll just add that, you know, Mussolini had been a socialist. And he was like the most revolutionary socialist, of course, because he was a hothead. He was a violent person. And so he knew very well who these people were. And he knew exactly how to, you know, get to them and their weak points. He knew everything. So, and then Mauro's saying that this was also the situation that Hitler exploited. And because the German left was also divided. So this is a lesson that we have today too. You've got to unify. It doesn't always work today, but without it, the strong man has a much easier time. So, okay, let's take a few. Yeah, because it's 20. Let's take a few questions. Yes. Thank you. So I personally know much more about the history of how in Germany, how the fascist movement took power and how quickly that happened, remarkably quickly. In a period of 6 months, the Nazis managed to Nazify every organization, down to the hobbyist organizations, to the rabbit players, rabbit raisers and whatnot. So was it as rapid in Italy in that model, or did it happen more gradually? And was it as total as it was in Germany? Was it as rapid? Was it as total? Was there more resistance in society? Or was there more, or did it go as quickly and as like lightning as it did in Germany? I'll say one thing, and then it's Mauro's to answer. That Hitler worshipped Mussolini. For the whole 1920s, Hitler was obsessed with Mussolini because Mussolini got to power so quickly, and he had the dictatorship. And he kept writing letters and trying to see Mussolini, and Mussolini thought he was a total loser and wouldn't respond to him. And Hitler even had a big bust of Mussolini on his desk, and other Nazis made fun of him. They said he suffered from Mussolini intoxication. But it was because everything was... So
but Mussolini, through the 20s, did things more slowly, and Hitler learned from that he wanted to do things fast when he got in. So. Ma spero di aver capito la domanda, ma comunque sulla rapidità con cui Mussolini, se è stato rapido come Hitler oppure i processi sono stati più lenti. È questione del tempo. Ci sono molte analogie. Intanto sia il fascismo che il nazismo sono il frutto di una crisi economica molto forte. In Italia c'era stata la guerra e c'era il periodo del dopoguerra in cui effettivamente si era in presenza di una crisi economica molto forte. Ma stranamente Mussolini va al governo nel momento della crisi calante, cioè mentre la crisi in qualche modo sta lasciandosi, il paese sta lasciandosi alle spalle la crisi, Mussolini riesce. Ma non è rapido l'avvento di Mussolini al potere, perché la crisi che porta Mussolini al potere inizia nel dopoguerra, inizia diciamo che noi chiamiamo il momento in cui molto forte esce dal paese una reazione alla sinistra, è quella successiva al cosiddetto biennio rosso, 1919-1920. So he I mean, from my measure, I think we disagree here. I think he founded the fascism in 1919, and by 1922 he was already prime minister in 3 years. But there was the economic crisis, and Mauro saying that, however, at the time he was invited by the king to take power, the economic crisis was slightly lessening. But you had this 2 years of incredible violence, the Biennio Rosso, where you had occupations of factories and farms, and you had, this is the socialists, and then the Communist Party was founded, and so fascism is a reaction to that. Okay, let's take a different question now, so we can get more people in. Perhaps you could elaborate a little bit what happened with the deal with Sinclair Oil, and if it was ever established that it was really acting as an agent for Standard Oil. La domanda è se puoi dire un po' di cosa è successo veramente con l'accordo con la Sinclair Oil e se poi si è stabilito con certezza che agivano per conto della Standard Oil. Ci sono dei documenti che sono negli archivi della banca commerciale. Oggi la banca commerciale è stata assorbita dalla banca Intesa. Questi archivi sono accessibili e lì ci sono delle lettere che si scambiano il ministro dell'economia nazionale all'epoca, Corbino, che non voleva questo accordo, ma dice chiaramente che lo vuole Mussolini, e il presidente della banca commerciale che chiede informazioni e Corbino conferma. Ma non c'è solo questo. A Washington, quando l'uomo della Sinclair Oil viene in Italia e viene a trattare, lui ogni sera, come avviene diciamo ancora oggi credo, lui ogni sera passava all'ambasciata americana e riferiva all'attaché commerciale, riferiva all'andamento dei colloqui. L'attaché commerciale faceva la sua relazione a US, a Washington, al Dipartimento di Stato. Questo carteggio sta tutto ai NARA, ai National Archives a Washington. Questo è interessantissimo perché fa vedere le responsabilità di Mussolini, cioè l'uomo della Sinclair dice esplicitamente lo vuole Mussolini questo accordo, già mi ha detto che l'accordo è fatto, è sicuro e bisogna aspettare solo le elezioni del 6 aprile perché renderemo noto questo accordo solo dopo le elezioni. Quindi Mussolini temeva
che la notizia dell'accordo potesse entrare nel dibattito elettorale a suo danno. Quindi a Inara c'è tutto un carteggio dove emerge chiaramente la volontà di Mussolini di arrivare a un accordo. Dico solo un'ultima cosa. Mentre stanno trattando, scoppia il caso qui, negli Stati Uniti, lo scandalo di Teapot Dome. Teapot Dome è uno scandalo molto noto, cioè la Sinclair Oil aveva corrotto organi federali per sfruttare un enorme giacimento di petrolio nel Wyoming, un deposito, un giacimento che era di proprietà federale, cioè il governo federale voleva avere una riserva di petrolio per ogni evenienza e quindi quel giacimento era del governo federale, era dello Stato, era del governo federale. La Sinclair corrompe e si mette a sfruttare questo giacimento. Mentre stanno a Roma facendo le trattative, emerge negli Stati Uniti questo scandalo, va a finire su tutti i giornali. Se prendete i giornali dell'epoca, i titoloni sui giornali sono enormi. Tant'è che il presidente... I'm going to let Natalia translate this. So the first part, there are papers, there are records of the Italian, dealings between the bank, the Banca Commerciale, and the Sinclair and the Sinclair and the government about the negotiations. This is the first part, and these documents exist in Italy. Then there is a second set of documents. The man of the Sinclair Oil, who was in Rome, would report to the American embassy, to the commercial office of the American embassy in Rome, and these documents are in the National Archives in Washington. And so there is a detailed series of papers about what the dealings between the Sinclair and the government and the Commerciale, the Banca Commerciale, were in Rome. At some point in the midst of this negotiation, the Sinclair Oil gets into a very big national scandal here where they corrupt the federal government to get rights over an oil plant that was supposed to be federal reserve for the, for the Teapot Dome scandal. So this scandal caused... Questo scandalo scoppia mentre a Roma stanno facendo le trattative. Prima delle elezioni. Tra governo fascista so e during the negotiation, the scandals erupt in the United States and the elections are due in Italy. So clearly the Italian Mussolini didn't want the discussion on the deal with this Sinclair Oil to come out before the election and during this scandal. Mussolini va dritto a voler firmare l'accordo, anche se questo scandalo comincia ad arrivare in Italia e comincia a riempire le colonne di molti giornali. In questo diciamo carteggio privato fra Hughes a Washington e l'attaché commerciale dicono esplicitamente che Mussolini è stato avvertito dello scandalo, ma lui vuole l'accordo. So in the American paper, it's clearly said that even though Mussolini was aware of the scandal, he still wanted to sign the agreement, but he didn't want to make it known. So there are two steps. Quindi sta trattando con un corrotto. Mussolini sta facendo un accordo con un corrotto. So Mussolini knew he was making an agreement with a corrupt organization. Big surprise, right? Right. All right, I think we take one last, one last question. Thank you very much. Grazie mille. It's fascinating. I have a whole list of questions, but I won't ask them all. By the book. I may do that. I guess first of all, I would add to your list of anti-corruption names the name of Khashoggi, which is now basically forgotten as Saudi Arabia takes over the sporting world and the rest of the commercial world.
I guess the real important question at the bottom line is, we know this now. What is the role, especially of the academy, of professors, of the intellectual class, the public intellectual, in doing something now, because we know this and we can see all the parallels to the world we are living in? So Thank you again. I'll just say something while they're, well, according to our new vice president, Vance, professors are the enemy. So there's that. No, I think the lessons of, certainly as a historian, it's very important to make these lessons known because, there are these patterns in history. And my way in has been to show that these individuals react in similar ways. If they feel threatened, if their corruption's going to be exposed, they do drastic things that involve power grabs. Or if they think they're going to lose elections, they just do a coup, or they refuse to leave, like Maduro. And it goes beyond left or right. It's just like a type of leader. Io sono dell'opinione che l'intellettuale è la coscienza del paese, deve essere la coscienza del paese, deve scrivere in coscienza, non deve essere legato a ideologie che ne condizionino la ricerca e deve essere onesto in quello che studia e legge. I believe that the intellectual is the conscience of the country and should conduct his or her research and without getting involved in ideologies or political ties so that he can maintain integrity. Sì, io diffido dell'intellettuale che scende in campo a schierarsi politicamente diventando una pedina di un progetto politico. È possibile farlo, però quell'intellettuale deve sapere che sta in qualche modo, autolimitando la sua possibilità di critica a quanto avviene nel paese. La sua coscienza funzionerà a metà. I'm skeptical about intellectuals who take a political stance and support a particular political party. And if they do, which may be possible, they have to know that they're going to limit the horizon of the possibility of what they can say, and they can the possibility of their work. So I'd like everybody to join me in thanking and honoring Professor Mauro Canali. Incredible work. And speaking of conscience, all the hard work that the Centro Primo Levi does, and thank you everybody for coming tonight. Thank you, Ruth. Thank you, Mauro. Thank you, Stefano. Thank all of you. And I like to just close by saying that today, not only we still need much more oil than we are able to produce honestly, and without invading other countries or waging wars, but also we need a lot of other minerals that condition our lives. I mean, the simple fact that we can be here tonight with the lights on, everybody with their clothes, and in these institutions where to study cost an enormous amount of money that most Americans don't have, is a function of this resource, our need of these resources, and perhaps a thought needs to be given to how can we consume less, need less, and be less prey of the concept, the powers that need oil and other minerals. So